Dopo aver risolto i problemi meccanici che ci hanno fermato nel mezzo delle Ande, salutiamo per l'ultima volta Nazca e riniziamo il viaggio verso il nord con i nostri amici dei Rodando por ahí. A Paracas le nostre strade si dividono e siamo pronti a riaddentrarci nelle montagne peruviane. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Buongiorno, ci siamo svegliati in un pueblito e ora prendiamo strada per Ayacucho. Posto molto bello, ci hanno lasciato dormire qua senza problemi, siamo tra le montagne e una specie di ristorantino. Quindi partiamo. La strada per Ayacucho è difficile, ma appagante. Oltre alle buche dobbiamo stare attenti ad evitare gli animali che attraversano di continuo la strada come in questi casi. Raggiunto l'altipiano rincontriamo le nostre amiche alpacas e vicuñas ed i paesaggi che abbiamo di fronte ci fanno dimenticare i problemi avvenuti nell'ultima settimana. Abbiamo superato i 4600 metri e guardate un po', è tutto gonfio questo. Guidiamo ancora qualche chilometro e ci fermiamo per il pranzo. E ora ci facciamo un bel pranzetto di guacamole, maracuja, queso con questo panorama a 3000 e passa metri di altitudine. Davvero bellissimo. E là il van, che oggi si sta comportando bene. Arriviamo ad Ayacucho ed i video non possono spiegare la difficoltà di queste strade estremamente ripide e strette. Questa cittadina non è ovviamente attrezzata per gli overlanders come noi e troviamo un parcheggio custodito dove lasciare il van. Contrattiamo un trasporto per Milpú, data la difficoltà delle strade non vogliamo affaticare inutilmente il van e ci scontriamo con un problema. Il tour parte alle 6 del mattino dalla piazza principale. Il parcheggio dove dovremmo passare la notte non apre prima delle 7 del mattino. Una gentilissima signora locale che lavora per il tour operator ci offre di dormire in una stanza vicino a casa sua, così da riuscire ad arrivare in tempo la mattina. Ci arrampichiamo così tra le stradine di Ayacucho, conosciamo la sua casa ed il figlio e ci mettiamo a dormire in questo materasso gentilmente offertoci. Buongiorno ragazzi, sono le 6 del mattino, siamo qui ad Ayacucho, nella piazza centrale e ora andiamo a vedere le piscine di Milpú. Non avendo la preoccupazione degli ostacoli delle strade peruviane, possiamo finalmente goderci appieno i paesaggi ed i piccoli paesini che abbiamo di fronte. Qui finisce l'asfalto ed iniziamo a salire di quota, confermando la buona scelta che abbiamo fatto a non avventurarci da soli con Nala. Un po' di traffico, un pochino, permesso, Cos'è, anche gli asini, sì.
Permesso. Superati gli ultimi chilometri, arriviamo finalmente all'entrata e capiamo subito il principale business dei locali. Tutto a base di trota e qua le piscine. Con questo cielo azzurrissimo iniziamo la camminata ad oltre 3000 metri di altitudine. La camminata non è difficile, ma a queste altitudini l'ossigeno scarseggia ed il tuo corpo sembra più pesante. Abbiamo camminato appena 5 minuti e già c'è questa bellezza naturale notevole. Stiamo avvicinando all'acqua turchese con questa discesina. È pieno di trote, si vedono già, non si vedranno sicuro. Spettacolo. Questi sono quelli che sono in natura, diciamo, poi Selvagge. quelli che si mangiano nel pollito sono d'allevamento, che sono le piscine dove si allevano. Andiamo a vedere da vicino. Siamo arrivati e direi che non servono altre parole. Sono davvero dei colori spettacolari, cioè sembra quasi quasi una cosa finta, ma quello che abbiamo visto è che un po' di tempo fa si poteva fare il bagno qua, da poco tempo l'hanno vietato e puoi arrivare fin qua ma non ti puoi mettere in acqua, per dire. Puoi solo toccarla, vediamo. Deve essere gelida. Com'è? Fresca. È davvero una cosa pazzesca, cioè il colore indescrivibile. Adesso si fa un po' di foto. Felici per quanto visto, torniamo alla base dove ci aspetta un meritato pranzetto. E anche se non siamo soliti mangiare molta carne, facciamo un'eccezione per assaggiare il piatto tipico locale. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a questo posto a mangiare, pranzetto. Ci hanno già offerto Una tisana che non ho la minima idea di cosa sia, una è buona, tiepida. tisana. C'è questa vista da qua, dalle montagne, stupenda davvero. Abbiamo deciso di mangiare in questo posticino anziché dove mangerà il tour. Trota fritta. Trota fritta. È arrivata? Ah? Gracias. Non era ancora arrivata. Troppa fatica. Siamo Cioè- a 3000 metri, c'è poco ossigeno, ma è davvero bellissimo. Sì, ma ora abbiamo una famona, siamo pronti per mangiare. È arrivata la trota fritta, 1 e 1, 2. Direi semplice riso, patate, vediamo di che varietà, cebollita, limone, così. Trota fritta, molto semplice, ma stiamo morendo di fame. Fame. Ci rimettiamo in viaggio, stanchi ma felici. Giornate come questa tirano sul morale e ti danno un sacco di energia per proseguire.
Il prossimo step è passare l'infernale traffico di Lima, ma ci ritroviamo in un villaggio sperduto di pescatori di cui vi parleremo nel prossimo episodio.